amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questa recensione, anzi in questo video, che sto sempre con le recensioni in mezzo, in questo video andremo a parlare del test di utilizzo che ho fatto con due borse che ho recensito in estate, il cui video poi però è stato pubblicato qualche settimana fa. Qualche borsa è ancora disponibile, qualcun'altra no, insomma come mio solito ho fatto un casino e in questo video ti vado a parlare della mia esperienza con la borsa La Martina e con una borsa di Sara Battaglia, ma te ne parlo dopo la sigla. Ogni tanto dimentico di ripeterlo perché mi sembra di essere petulante, ma compra sempre borse originali. Voglio aprire una piccola parentesi prima di cominciare a raccontarti di come è andata con la borsa di Sara Battaglia e con quella del brand La Martina. La piccola parentesi è che una delle cose di cui non si parla spesso e che purtroppo sta portando grandi problemi ad ampio raggio è della pelletteria napoletano, comunque di tutto quello che è l'indotto della pelletteria napoletana. È lunedì, il giorno in cui sto registrando questo video, e ho passato un fine settimana a confrontarmi con un po' di persone, amici del settore. Qualcuno li dovrebbe chiamare concorrenti, vorrebbe chiamare concorrenti, perché se produciamo per diversi brand o brand simili e siamo gruppi di produzione diversi, siamo concorrenti per il business. Nella realtà è che molto spesso ci sono dei rapporti umani che vanno ovviamente oltre quello che è il business. Quello che emerge in questo periodo è che c'è, come dire, un po' di oscurità che non sempre fa bene a chi per anni produce magari queste borse qui o tante altre borse che tu hai indossato e tutto il resto. Quindi voglio che si capisca bene che se esiste questo canale anche per raccontare tutto il buono che c'è nella pelletteria, molti su Facebook spesso mi dicono: ma tu che lavoro fai? Perché stai sui social? Perché fai così? Scusami se uno, mi sono pulita i denti mentre sto parlando, ma ho timore che il rosso possa appiaccicarsi sopra. Due, se faccio questa vocina così, ma è perché io mi immagino un po' di incoscienza da parte di chi scrive certe cose o di non conoscenza di tutto quello che c'è intorno. Perché ho il canale YouTube, perché uso i social, perché parlo tanto della produzione conto terzi, perché parlo tanto delle borse originali, perché per anni i terzisti e soprattutto Napoli è stata sempre etichettata come patria del contraffatto, come patria del nero, come patria dell'illegalità, eccetera eccetera, per quanto riguarda le produzioni conto terzi. In realtà a Napoli c'è un grandissimo indotto e fa bene ripeterlo, lo voglio approfondire con dei video più specifici più avanti, ma fa bene anche ricordare che dietro le borse originali che tu compri non c'è sempre sfruttamento, ci sono tante trasmissioni che hanno fatto tanto e tanto, insomma, per portare alla luce tutto il negativo. C'è tanto buono, si crea tanto indotto positivo, si dà lavoro alle persone, e questo è importante che si dica, è importante che i brand continuino a produrre a Napoli, è importante che passino certi messaggi, e soprattutto tu che mi segui, che sei così attiva, che magari mi dai tanti consigli su Instagram e sugli altri social, condivida questo video anche per supportare la mia causa, perché esporsi al mondo d'oggi è molto più semplice di come era 20 anni fa e possiamo fare la differenza. Io cerco di farlo nel mio piccolo, dovrei stare da parte per affari miei, dire c'ho il lavoro, che me ne frega, fortunatamente c'ho il canale YouTube, c'ho tanti amici, c'ho la famiglia, c'ho la salute, e non va bene. Se uno vuole cambiare le cose si deve esporre. Tu lo puoi fare condividendo questo video, supportandomi, facendolo vedere ad amici e parenti, lo puoi fare anche facendo tu dei video in cui parli di certe cose, esprimendo i tuoi concetti, le storie su Instagram, insomma non rimaniamo così, altrimenti il Made in Italy, il Made in Napoli, il Made nei territori, tutti gli artigiani e tutto il resto sono destinati a scomparire. Torniamo però all'argomento principe di questa mattinata e di questo momento in cui ci beviamo un caffè insieme, ed è quello del test di utilizzo, della recensione dopo l'uso di queste due borse. Te le voglio ricordare, cominciamo proprio da questa borsa azzurro Napoli, così mi rallegra un pochino guardare i colori della mia terra e della mia squadra, che in questo periodo insomma non andrebbero ricordati, considerato il periodo che sta vivendo, ma sempre forza Napoli. Questa borsa qui
che purtroppo non è più disponibile sul sito. L'ho pagata 364 euro se non ricordo male, se mi sbaglio insomma correggimi e perdonami. Soprattutto l'ho acquistata prima dell'estate, ma era già abbondantemente in saldi perché è una borsa che costa 960 euro. Perché mi piaceva? Perché è un modello che alla fine si porta sempre, che è un modello figo, il colore è stra bellissimo, cioè, almeno a me piace tantissimo, e l'ho utilizzata tanto in questo periodo sui jeans, capo, quando vesto tu completamente nera per dare un po' di colore. Ho avuto la possibilità di uscire un po' di più in questo periodo perché veniamo dalle festività natalizie e questa borsa mi ha aiutato. La trovo tanto figa e è più capiente, come ti dicevo, di quello. Ho dovuto cambiare portafoglio perché all'interno non ci va proprio tutto. Ti stupirò anche facendoti vedere che mantengo la borsa ancora con i foglietti, ma non vorrei che ti emozionassi troppo per questa cosa e dicessi però un applauso me lo merito, dai. La cosa che mi piace di più, soprattutto di sera, la questione della fodera a contrasto all'interno, perché aiuta tantissimo a trovare gli oggetti. L'ho usata con il telefono, vabbè, dovrebbe andare in questa taschina, ma in realtà io l'ho messa all'interno, un portafoglio un po' più piccolo, chiavi di casa, porta carte di credito da parte, fazzoletti, salviettine e tutto il resto, ci entra perfettamente e la borsa mantiene molto bene. Ho avuto modo di apprezzare che poi magari quando sei in macchina c'è più tempo per guardare tutte le rifiniture, ancora meglio di quello che posso fare in una prima impressione su questo canale, e devo dire che mi piace davvero tanto questa borsa e la trovo molto originale anche dal punto di vista dello studio di questa tracolla fatta con queste insomma pagnottelle, le chiamo io perché mi danno la sensazione come se fossi io vestita tipo con dei lacci, se dovessi, insomma, non lo so perché mi dà sempre questo senso quando vedo le pagnottelle o di braciola o di però io collego sempre tutto bene o male al cibo, e questo deve far capire anche perché non riesco a portare le diete avanti e che le diete dovrebbero comprendere anche queste cose. Ma fatta questa parentesi, una cosa che mi è piaciuta in combinato con questa, insomma, quest'altra borsa qui, che è la borsa della Martina, che ho avuto modo di testare e che mi hanno fatto come dire, i complimenti, mi hanno contattato in privato perché volevano sapere qual era il modello, se era ancora disponibile eccetera eccetera. Questa borsa qui che ho pagato da 207 euro, in saldo 189 euro, adesso che siamo al 13 di gennaio, questa borsa qui la trovi più o meno a 139 euro sul sito. Ho visto ieri sera perché ho girato il link a un paio di voi che mi avete contattato. Questa borsa è molto particolare, ammetto la mia ignoranza su una cosa ed ho imparato un'altra cosa pure attraverso, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista diciamo proprio del lavoro in senso stretto, perché ho condiviso questo video su LinkedIn e parlando con una persona che ha collaborato a questo progetto mi ha stupito sapere che questa tecnica qui, che è un rientro a 5 mm della cucitura, è una tecnica molto particolare che è stata studiata dalla Martina e che questo tipo di tintura che a me fa incantare, perché questo bordo qua sembra un bordino che non so se ce l'hai presenti, i bordini di pelle, dal senso del bordino in realtà è questa tintura molto compatta e uniforme su tutto questo bordo, che poi è ancora più evidenziata da questa cucitura tono su tono che ne fa proprio un'opera d'arte. E infatti questa borsa non è affatto passata inosservata come questa. Una delle cose che hanno in comune queste due borse è proprio questa. Questa borsa è comodissima, l'ho usata per mettere qui davanti il portafoglio, perché insomma c'è un vano un po' più largo, ma il portafoglio sono riuscita a metterlo anche qui perché è sufficientemente profonda, è leggerissima e mantiene molto bene, perché la questione dei tacchetti sotto, nonostante io la metta per terra, in macchina, anche quando vado, non so, nei bar o nei ristoranti, ha mantenuto molto bene. Sono curiosa di vedere come col tempo gli accessori, perché sono molto presenti su tutte e due le borse,
faranno effetto, però mi sento di ripromuovere questa borsa, ma ripromuovere il brand in generale, come in questo senso, anche se nel caso di Sara Battaglia a pieno prezzo sarà sempre per me abbastanza difficile comprarlo, però approfitterò sempre dei saldi o comunque di promozioni in corso, e quindi da tenere sempre sotto controllo per comprare nuove creazioni o magari conservare i soldi e magari farmi un regalo un po' più innovativo. Quindi mi sento tranquillamente di ripromuovere queste borse. Ovviamente se hai delle borse da suggerirmi, fallo sempre qua sotto, dimmi cosa ne pensi, dimmi se conosci questi due brand. E il momento drammatico è sempre questo, perché sto da mezz'ora davanti alla telecamera aspettando di salutarti, perché poi sai che è un po' come quando uno si trova bene, che so, sta in salotto, stai chiacchierando, però l'amica deve andare via, allora io ti immagino così seduta là sopra di sì, ormai tutto a posto, ma devo andare a fare le faccende, devo tornare al lavoro, devo andare a guardare i bambini, devo andare a fare la spesa, devo andare insomma a fare le 1001 cose che facciamo, e quindi così, solo per lasciarti il tempo libero e per ringraziarti del fatto che mi hai sopportato anche oggi, ti saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.